Ma anche come sinistro, perché c'è Stupignani. Sì, peraltro. Ci siamo. Però è tornato Pastor. Ciao Giuseppe. Eccomi, scusatemi, un po' di gallerie. Tranquillo, ti chiedevamo 4 voti, uno per la difesa, uno per il centrocampo, uno per l'attacco e poi uno complessivo. Guarda, parto dall'ultimo, che è un bel SV, senza voto per me, perché non ho capito la chiave di questo mercato, non ho capito anche la direzione che ha preso, perché a un certo punto si andava verso il sistema di gioco, poi, mi sentite? Sì. Poi, ok, poi si è virati, poi improvvisamente il DS dice che abbiamo scoperto che abbiamo cambiato modulo da 5 giorni, a me sembrava chiaro dall'estate che si andasse sul 3-5-2, visto anche lo storico di Allegri, evidentemente non era così chiaro. E così via, insomma la difesa è chiaramente il reparto più debole, non è stata potenziata, non è arrivato se non un giocatore probabilmente promettente ma inesperto come Odogu, non sono arrivati i rinforzi promessi, perché io mi rifaccio le parole del DS Tale di venerdì sera che diceva che insomma se non era Cagni sarebbe arrivato qualcun altro, non è arrivato nessuno a livello. Il centrocampo è persino abbondante perché abbiamo 6 giocatori per 3 ruoli, quindi c'erano anche ampiamente coperte le riserve, quindi non c'è nessun tipo di dubbio, ma sugli esterni invece il Milan è chiaramente deficitario. Un modulo come il 3-5-2 che impone un ricambio anche forte degli esterni in tutta fascia, perché insomma è difficile, tutti i 3-5-2 di questo mondo, per esempio pensate all'Inter che cambiava regolarmente Di Marco al 60esimo, impongono anche un'alternanza su quelle fasce, anche se è una partita da settimana, le riserve sono Bartesaghi e Aticamè in questo momento, non sono come dire giocatori che secondo me sono nelle visto che sono impiegati per 0 minuti in queste 2 partite. Sull'attacco c'è da capire cosa intende fare Allegri, questo davvero non lo sappiamo, perché il reparto è stato ristrutturato pesantemente con l'arrivo di Nkunku, che scopriremo già da Milan-Bologna se giocherà e come giocherà, quindi anche lì il mio senza voto finale parte proprio da non capire. Non sono pessimista, è proprio che non ho capito come impiegare questi 4 giocatori offensivi, che peraltro sono tutti ruoli non esattamente loro, alcuni non hanno giocato con 5-2 nella giornata, Leao con cui come sia lo stesso di Leao è più in parte, ma è anche quello meno visto dalla relazione, quindi ecco c'è questa questione. Poi che ti sentiamo male, Giuseppe, ti sentiamo male in questo. Adesso meglio? Sì. Prova. Dicevo, spezzo una lancia fuori di Jimenez perché con 20 centimetri in meno avrebbe fatto 2 gol, quindi sarebbe capocannoniere del campionato, 2 gol annullati contro Cremonese e Lecce, quindi ecco, secondo me c'è del buono in questo giocatore ed è dovere dell'allenatore tirarlo fuori le qualità, senza come dire, certo si può essere non proprio esaltati da come gioca a calcio, però c'è un attaccante pagato 30 milioni che non li fa, li ha fatti persino al Milan, quindi andrei avanti con lui. Giuseppe, si era parlato di un Milan che non aveva bisogno di fare rivoluzioni, aveva parlato l'amministratore delegato, in realtà poi la rivoluzione c'è stata, perché insomma movimenti ce ne sono stati tantissimi sia in entrata sia in uscita, colpisce, è vero che molte squadre si sono ritrovate all'ultimo a fare il colpo, penso Openda alla Juve piuttosto che a Kanji all'Inter, però Milan l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi minuti di mercato stava cercando ancora mezza squadra. Sì, non è partito molto tardi, in realtà è partito in una direzione poi ha cambiato direzione, come sterzare in autostrada e non dico metterci contromano, però improvvisamente cercare un'uscita per invertire la rotta, sicuramente anche tutti i pasticci fatti sulla punta da Boniface a Harder sono anche vittime, figlie di una classica situazione di panic buying che si è venuta a creare dopo Milan Cremonese, che non è assolutamente la linea guida di una società che ha avuto tutta un'estate e forse anche tutta la primavera per pianificare la stagione successiva. Gli errori sono proprio a livello concettuale, più che andare
a discutere il singolo giocatore, arrivare il difensore, cioè pregare che il Liverpool chiuda Gay dal Crystal Palace perché poi ti sblocca Roger Gomez che però poi deve fare le visite mediche dentro, è tutto, non ha senso arrivare fino all'ultimo giorno per giocatori che dovrebbero essere titolari. Il Milan ha avuto tutto il tempo, ha scelto l'allenatore a inizio giugno, ha avuto un DS operativo da maggio, non capisco cosa sia successo, cioè lo capisco in realtà, lo intuisco, però è tutto il contrario di quello che andava fatto per fare le cose per bene, che è un aggettivo, che è come dire, un avverbio semplice ma la realtà le cose per bene. Si è perso un po' il gusto di fare le cose per bene nel calcio italiano, non solo nel Milan, ci sono tante squadre, penso alla Roma, penso alla stessa Inter, che hanno fatto parecchi pasticci quest'estate, insomma, molte volte basterebbe anche un po' di buon senso, visto che il Milan i soldi li ha avuti, li ha anche incassati tanti, da spesi in maniera molto discutibile. Ma infatti su questo, Giuseppe, mi sembra di ripetere le stesse cose in realtà da 2 o 3 anni, cioè il problema atavico del Milan è che sembra ci dicono sempre che sbagliamo, però secondo me il problema atavico del Milan resta il fatto che ci sono 2, 3, forse 4 addirittura anime all'interno del Milan, e il mercato ne è l'esempio. Cioè, nel momento in cui si parlava di Vlahovic o di Harder, Moncada era a Siviglia a vedere Luque Bacchio, Furlani trattava qualcun altro, Tare pure, e poi Allegri cambia modulo. Cioè il Milan addirittura rischia di avere 4 anime in casa ed è il terzo anno consecutivo. Io non so se tu ti riconosci, diciamo, in questa spiegazione. In quale anima ti riconosci? Sì, o in quale anima, esatto. Diciamo che ci sono stati tanti cambiamenti in questi anni di organico, di dirigenza, parlo proprio degli ultimi 2 anni, dal 2023 in poi il comune denominatore è uno solo ed è Furlani, che ha adesso sì, lo fanno bene, il suo lavoro è questo, ma mi pare che ancora una volta abbia un po' fallito nel appunto compattare, ha tagliato un po' di rami secchi, ma sono venuti a crearne altri, perché insomma Tare, che arriva dopo 15 anni di convivenza non certo facile con un presidente molto faticoso come lo Tito, ha però, come dire, smarrito mi pare in poche settimane il filo del discorso, perché pensiamo al discorso del centrocampista centrale, Ricci è un nome di Farage. No, ti abbiamo perso. Yashari, Ricci è un nome di Furlani, e l'abbiamo capito, Yashari è un nome di Tare, e l'abbiamo capito, Modric, diciamo, il nome di prestigio che piace a tutti e fa anche magari un po' di fashion attorno al Milan, e il dito ma perché ne abbiamo 3 quando poi con un 3-5-2 ne giocherà al massimo 1? Cioè, che senso ha questa cosa? Ce lo stavamo Così partono, no. Ti sentiamo un po' male, ti abbiamo perso ancora Mi sentite meglio adesso? Sì, adesso sì, però ti facciamo l'ultima, Giuseppe, perché so che non possiamo tenerti troppo, ma ti devo domandare anche i soliti problemi rispetto alla comunicazione, perché Tare dice stiamo lavorando allo scambio Dobbik, Gimenez arriva a Moncada e dice ma non vorrei smentirlo, e poi lo smentisce. Nkunku, che mister Allegri dice molto buono questo a giocare, chissà dove lo posso fare giocare, il cambio del modulo che facevi riferimento te prima, non lo so, sembra tutto improvvisato, Giuseppe. Sì, non lo scopriamo oggi anche questi problemi di comunicazione e di anche accordo, di mettersi d'accordo nel dire le cose. Non si può andare prima nella partita di campionato, tra l'altro molto importante è discutere l'attaccante e fare nomi. Vuol dire, da giornalista ho anche apprezzato le parole libertà, tra l'altro raramente si sono poi verificate, però sono cose che evidentemente dal punto di vista di Tare secondo me denotano un certo disagio nel lavorare senza la libertà e anzi con qualche piccolo ostacolo rispetto a quello che credevano. L'ho visto anche un po' come frasi, non dico di frustrazione, ma di smarcamento dalla linea del mercato, cioè i nomi sono questi che girano, farò il possibile, ma sappiate che non sono molto d'accordo. Sembrava questo il messaggio sotto traccia, anche rivolto all'allenatore, perché insomma se Tare dice che Allegri è cambiato modulo da pochi giorni, secondo me non dice esattamente il vero, visto che il cambio modulo è stato di fatto anche un po' annunciato con le amichevoli, peraltro
buone fatte dal Milan in Asia, quindi non so, non capisco e soprattutto non vedo bene qual è il disegno sotto, Allegri con chi sta, da che parte sta, di conseguenza Furlani, come dire, che comporta. È tutto molto caotico e devo dire che ancora una volta saranno i risultati, come sempre, a decidere la bontà di questo progetto. Sono molto curioso di vedere la partenza adesso della parte autunnale della stagione, perché è lì che il Milan deve, diciamo, sfruttare il partito delle coppe e non commettere gli errori dell'anno scorso, quando a novembre non si capiva ancora il sistema di gioco, i titolari, e andò tutto per aria. Credo che non succederà, perché Allegri rispetto a chi lo ha preceduto è un uomo con le idee molto chiare, magari non proprio all'avanguardia, però è uno che le cose in mente le ha chiare e anche abbastanza semplici, che è una cosa importante, non avere, come dire, scienziati in questo momento che provino a imporre alla Fonseca un tipo di calcio troppo elaborato. Spero che basti. Nelle prime 4 il Milan ha tutte le carte in regola per arrivarci, si poteva provare a fare qualcosa in più, che però non è stato fatto. Giuse, Grazie ti mille, lasciamo, Giuse. ti Grazie lasciamo a la tua giornata, grazie mille ancora. A presto. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Allora, Sta Leo. lieto il programma.